Buongiorno a tutti cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi vi condurrò nel fantastico mondo della ricerca dell'oro. Parleremo dell'oro in pianura. Principalmente dovete sapere che in Italia c'è la possibilità di trovare delle pagliuzze e granuli d'oro lungo i fiumi. Si parla in linea di massima dei fiumi piemontesi, lombardi, liguri, valdostani, ma anche altre regioni come la Toscana, la Sardegna, qualcosa anche in Sicilia e in Calabria si può trovare. Ci vogliono le tecniche e gli strumenti giusti e un po' di spirito di osservazione. Io nelle varie video lezioni che vedrete sul mio canale e vi consiglio di mettere like ai miei video se vi sono piaciuti, commentarli nel caso in cui abbiate qualche necessità, qualche domanda e iscrivervi soprattutto per stare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Questa è una serie in cui vi porto a vedere parte della mia passione, parte dei miei contenuti e parte dei miei studi. Dovete sapere che io sono per formazione un geologo e in particolare sono molto appassionato della divulgazione scientifica. Io, essendo molto anche appassionato della ricerca dell'oro, ho cercato di fondere tutte queste cose per portarle a voi, il pubblico, nella maniera più semplice e ovviamente appassionante possibile. Partiamo a parlare dell'oro in pianura. Parliamo per iniziare di come si presenta il nostro concentrato. Sul fondo del piatto, alla fine del lavaggio, avremo questi sedimenti. Ci sono delle pietroline, c'è della sabbietta colorata. Di che colore principalmente? Nero o rossiccio? Perché dovete sapere che visto che il concentrato di lavaggio l'oro è pesante, ma ci sono anche altri minerali che sono pesanti, molto meno che l'oro, un terzo magari, metà dell'oro, dipende, hanno un comportamento anche leggermente diverso, però ci sono anche loro. E cosa sono? Chi sono? Diamo i nomi e i cognomi a questi minerali. C'è del granato, c'è della magnetite e ci sono anche delle piccole rocce composte magari da fespati, ci possono essere delle serpentiniti e c'è anche il nostro oro. L'oro rispetto al resto tenderà a muoversi di meno perché è più pesante e tenderà ad andare al fondo più velocemente appunto perché è pesante. Ma come si presenta l'oro? Allora, mettiamolo al microscopio, ingrandiamolo di 20-40 volte e vediamo che cosa abbiamo di fronte. Prima di tutto voglio indicarvi la puntata numero 3 e che è dove andiamo a parlare delle proprietà dell'oro. Quindi adesso andrò un po' più veloce su questi discorsi, però quello che vediamo è questo. Vediamo un oro che non è tutto uguale, che alcune pagliuzze sono più appiattite, invece altro oro è sotto forma di granuli. Alcune hanno delle morfologie burattate, hanno delle morfologie sembrano quasi come dei crateri lunari, come in questo caso, altre hanno delle morfologie strane, sembrano quasi degli animali, ci vuole tanta fantasia, si può anche, da un certo punto di vista, dargli dei nomi strani, come in questo caso particolare laggiù. In questo caso invece possono esserci delle tracce di ossidazione sopra i nostri granuli e di conseguenza li vedremo con questo aspetto bruno, possono esserci degli ossidi, degli idrossidi di ferro manganese per esempio. Tendenzialmente possiamo trovarli di un colore un po' più chiaro, può esserci un po' più di argento, possono essere anche un po' più rossicci, come in questo caso, ci può essere un po' più di rame, perché l'oro è una lega. E inoltre possono esserci delle sferule, come in questo caso, che sono appunto degli scarti di fusione romani. Capite? C'è un mondo dietro a una pagliuzza, a un granulo d'oro, è molto interessante dal punto di vista scientifico. Però alla fine della giornata di cosa parliamo? Parliamo anche dal certo punto di vista del prodotto della nostra giornata. Dopo una giornata di ricerca avrete lavato mediamente dai 5 ai 50-60 secchielli di sedimento setacciato. Intanto, perché setacciare? Voglio setacciare semplicemente per ridurre il volume dei sedimenti da portare al fiume. Perché? Perché loro, avendo questa dimensione, è inutile portare tutti i sassi e i ciottoli che veniamo in contatto al fiume, sarebbe una fatica tremenda per la nostra schiena e le nostre braccia. Allora li setacciamo in posto, mettiamo una rete, andiamo a prelevare solamente la porzione più fine, di solito di 1 centimetro. Tutto l'oro sarà contenuto nel risultato. I sassi, invece di buttarli in giro, accantonarli, andremo a utilizzarli per ripristinare, come vedremo nelle prossime lezioni, perché scavando produrremo un buco e quel buco deve essere chiuso perché può essere pericoloso per altri. A fine giornata avremo questo risultato, avremo tante pagliuzze, più o meno tante, in base a se nel caso fossero spesse o meno spesse avremo un peso di conseguenza, il che dà un valore. L'oro in pianura tendenzialmente
si va a basare su un valore principalmente legato al peso, perché anche se il microscopio ci può essere una storia, possono essere molto interessanti, non stiamo parlando di pepite vere e proprie e di conseguenza queste pagliuzze possono essere abbastanza anonime prese singolarmente. Prese insieme invece possono avere un peso non indifferente che gli conferisce un valore importante al mercato, soprattutto perché si parla sempre di oro, un metallo prezioso, e ultimamente che il prezzo dell'oro è a 50 euro al grammo, che forse salirà, forse scenderà al giorno d'oggi 50 euro al grammo, in questo caso si parla di 1,5 grammi, 2 grammi, quasi 100 euro di valore. Ma capite che questo caso è già un caso particolare. Questa non è la media. La media che voi troverete al giorno varia da poche pagliuzze a 0,2-0,3 grammi. Qui si parla di 10-20 euro in valore. Capite che questa attività non può essere economica. Quello che io voglio farvi capire e comprendere che questo principalmente è un hobby molto avventuroso, ricco di momenti nell'ambiente naturale che vi daranno molta soddisfazione e senso di libertà. L'oro è un mezzo e non è un fine e di conseguenza la quantità secondo me non deve essere presa come obiettivo, bensì la giornata in sé deve essere presa come obiettivo. Una giornata passata al fiume in compagnia di altri ricercatori o di vostri amici e parenti, secondo me, vale molto di più del peso che troverete in quella giornata. Io per primo, quando vado ai convegni, alle fiere, alle conferenze, quando insegno a qualcuno come si usa il piatto e vedo che trova le sue prime pagliuzze, l'emozione che prova in quel momento per me è proprio esaltante e così a parer mio dovreste esserlo anche voi. Ma nei fiumi si possono trovare anche delle pietre preziose, bisogna stare all'occhio, bisogna comprendere quello che avete di fronte e quindi questi sedimenti che sono stati setacciati potrebbero contenere all'interno delle pietruzze anche di un certo valore, possono esserci dei corindoni, possono esserci dei piccoli rubini zaffiri. La qualità può essere quella che è, magari non sono tagliabili, non ha un senso procedere ulteriormente, però avete trovato una pietra preziosa e anche di quarzi di vari colori. Ecco perché non conviene di solito andare a buttare senza neanche guardare quello che setacciate. Questo non è un lavoro, ma è un hobby e soprattutto non è da condurre meccanicamente, secondo me, ma è da condurre qualitativamente. Ciò vuol dire che magari è meglio fare un secchiello fatto bene che farne 10. Certo che farne 10 magari otterrete più oro di farne solo uno fatto bene, ma ne perderete anche tanto e magari non sarete capaci di comprendere dove l'avete perso. L'ottimizzazione è molto importante in questa disciplina. Ecco, questa è la pipetta, ci sono diverse marche, è uno strumento importante per voi neofiti che iniziate, per quelli già navigati è altresì comunque importante. Non è obbligatoria, si possono rimuovere le pagliuzze anche con un dito asciutto dal piatto bagnato e semplicemente porre la pagliuzza all'interno di un contenitorino, la pagliuzza su un dito asciutto in quel contesto, che poi diventerà leggermente umido nel momento in cui toccate la pagliuzza logicamente, tenderà a non staccarsi. Fate solo attenzione di non perderla nel tragitto, quindi fate tutto in una maniera che la provetta sia vicino al piatto, eccetera. Però questo strumento sul campo è eccezionale perché lo tenete in un taschino, ha 3-4 pagliuzze, le risucchiate, che poi risucchiate anche magari un po' di magnetite granato, cioè il concentrato che poi a casa dovreste poi togliere, ok? Però fate in fretta, magari non lo pulite ogni volta, lo pulite semplicemente lo versate in un contenitore e una volta al mese ripulite tutto il concentrato che avete a casa, però vi fa risparmiare tantissimo tempo sul campo questo strumento, la pipetta, e tendenzialmente si trova in molti kit. Andiamo a parlare di dove potrete trovare l'oro lungo i fiumi. Allora, intanto si ragiona sempre con una visione dall'alto, quindi intanto potete usare Google Maps, rapportate questi esempi che io sto facendo a Google Maps, prendete un fiume e andate a cercare di capire i meccanismi che io andrò a spiegarvi applicati alla realtà. Faremo poi anche degli esempi in altri video. Allora, parliamo di punte. Cosa si intende col termine punta? La punta è un deposito localizzato, si parla di sedimenti in cui all'interno c'è dell'oro disperso, però con una certa concentrazione che vale la pena l'estrazione, sia per fini collezionistici, cioè magari hanno delle morfologie particolari, sono località inedite, eccetera, sia da un punto di vista della quantità, cioè c'è molto oro, quindi conviene estrarlo. Di cosa parliamo quando parliamo di punte? Parliamo di erosione e sedimentazione, parliamo di fiumi, parliamo di minerali pesanti e in particolare dovete sapere anche che dal punto di vista
areale, quello che noi qua vediamo come cuore della punta, cioè la zona in cui c'è il 70% dell'oro nella curva, invece visto da un punto di vista quantitativo, cioè numeri, all'interno del suo cuore l'oro non è distribuito omogeneamente, ma è di nuovo concentrato a sua volta in questo ellisse verde. E soprattutto l'oro grossolano tende a essere concentrato in porzioni molto ravvicinate tra di loro. Quindi magari noi abbiamo una curva estesa 50 metri, un cuore esteso solo 5 e una porzione molto arricchita di oro grossolano solo di 1 metro. Quindi sta a voi, attraverso i sopralluoghi, la prospezione, andare a individuare dove c'è l'oro, che qualità ha, quanto ce n'è, e quindi io vi insegnerò anche come estrarlo. Vediamo anche in profilo. Qua c'è il fiume, il suo letto è esasperato in altezza. Quando semplicemente c'è una piena, cosa succede? L'acqua va a infrangersi. Ci sono casi particolari, voglio farvi vedere. Principalmente sono quelli delineati nella diapositiva. Avremo tutta una serie di cuori. Come mai? Noi parlavamo di un cuore solo, di una punta sola, e certo, perché questa curva, questo lato convesso, è composto da diversi cuori, perché voi dovete pensare che le punte semplici si creano in un solo episodio di piena improvvisa storica, cioè quelle che buttano giù i ponti, per intenderci, tanta acqua, c'è un'erosione estrema, intensa, il fiume cambia il suo aspetto, ma drasticamente, non lo riconoscete più quando andate. Ma tra una piena storica e l'altra c'è tutta una serie di piene intermedie, magari anche intense. Queste possono anche loro erodere, però vanno a erodere appunto queste porzioni delineate in viola e vanno a depositare sedimenti in queste porzioni dove ci sono le frecce grigie, e non cambia però il percorso fluviale in maniera importante. E quindi il primo cuore a crearsi era quello durante la piena storica, questo verde, questo è quello più ricco, ma le altre piene vanno a erodere magari quel cuore, vanno a erodere anche altri sedimenti e di conseguenza vanno a creare anche altri cuori, tutti questi che vedete con i diversi verdi. Perché ho messo dei diversi verdi? Perché il cuore iniziale è quello più ricco anche di oro grossolano e man mano che ci si allontana ci sarà oro fine. Logicamente andare a coltivare questo, quindi eliminarlo, vorrebbe dire che quello più ricco successivamente sarà questo, quindi la prospezione deve essere condotta nell'idea di cercate un tratto di fiume abbastanza curvilineo, vedete dove c'è lato convesso, quello di solito ricco di sedimenti, non ci sono gli alberi perché l'acqua tende a portarli via nel tempo, grazie alle piene. E andate soprattutto a fare prospezione in quel sedimento ravvicinato al fiume, soprattutto dopo le curve. Queste sono località in cui vi consiglio di fare i sopralluoghi. Veramente vi basta quello che vi ho spiegato finora, come usare il piatto e la pipetta, e avete già ottime possibilità di trovare le vostre pagliuzze e i granuli d'oro. Inoltre possono esserci anche dei pietroni, delle pietre, dei sassi. Il letto fluviale ne è composto di questi elementi. L'oro tende ad essere disperso nelle ghiaie invece, nelle sabbie, ma i sassi sono molto importanti, soprattutto quelli di grandi dimensioni, perché davanti e dietro, vedremo in seguito nei prossimi video, possono andare a essere concentrate molte pagliuzze. Vedete, questo è il raccolto che io ho eseguito in un giorno solo, si parla, in questo caso non è completo, però si parla circa di 2 grammi, è veramente molto, tutto dietro e parzialmente davanti a questo masso. Vorrei farvi notare che quelle più grosse le ho trovate davanti e invece la quantità l'ho trovata dietro. Perché? Perché il masso si oppone alla corrente e di conseguenza l'oro che viene trasportato sul fondo durante i episodi di piena va a concentrarsi, in quanto il masso offre un attrito all'acqua sul fondo. E quindi tutti questi cuori, queste punte, di cosa si parla? Si parla di punte complesse. E quindi prima parlavamo di punte semplici. Una piena storica crea una punta semplice che ha un unico cuore. Grazie a tutte le piene innumerevoli tra una piena storica e la successiva si creano tutta una serie di cuori. In totale tutto questo sistema, questo complesso, viene a chiamarsi punte complesse. E quindi in sostanza, finora abbiamo visto ellissi, abbiamo visto forme geometriche semplici. Cosa vediamo? Vediamo dei lineamenti
delle zone maggiormente arricchite in minerali pesanti, tendenzialmente vicino all'acqua rispetto al terrazzo, alla scarpata di terrazzo, e man mano che ci si allontana dal primo arricchimento, dal primo cuore, questi tendenzialmente tenderanno a diminuire quantità e dimensioni di magnetite, granato e minerali pesanti. Ciò non è sempre da prendere un mantra, ci possono essere eccezioni, ma questa prendetela come una linea generale. Altresì è importante considerare che il fiume nella sua sezione, guardiamo sempre dall'altro fiume, può allargare appunto la distanza tra le due scarpate delle anse. Ecco, questo è un caso in cui l'acqua arriva a una certa velocità di un certo tratto del fiume. Nel caso in cui noi allargassimo la sezione, l'acqua tenderà a disporsi su una superficie più ampia e rallenterà la sua velocità, con conseguente deposizione importante, e quindi avremo una serie di cuori posti lateralmente, con appunto la genesi delle punte gemelle, per esempio, in questo caso si suol dire. Inoltre, visto che tra una piena storica e l'altra il fiume utilizza sempre il suo percorso, ma le piene storiche, come vi ho detto, cambiano drasticamente il corso, ci sono curve che spariscono, vengono tralasciate, ma queste curve nel passato erano sedi di importanti piene e di conseguenza potrebbero contenere ancora dei cuori che purtroppo, non essendoci più l'acqua in queste porzioni, questo sedimento verrà velocemente, sarà sede di vegetazione, quindi poi dopo circa 20-30 anni non riuscirete quasi più a accedervi, non capirete più cosa avete di fronte, dovete rimuovere le radici, diventa un pasticcio. Però sappiate che questo fenomeno è importante perché vuol dire che all'uscita delle principali valli alpine c'è molto oro nei sedimenti, e non c'è solo oro nel fiume, bensì anche nei vecchi letti fluviali, come in questo caso potete osservare in immagine. Ci sono anche le punte centrali. Sempre legato all'allargamento della sezione si può costituire una barra ghiaiosa proprio al centro del fiume, e in questo caso i cuori sarebbero disposti al centro. Più sono vecchi e più tendono a essere posti a un'altezza maggiore, perché diciamo quando si forma una barra di questo genere tende a esserci una piena storica e di conseguenza l'acqua è molto alta e molto intensa, e quindi il primo cuore che verrà a creare sarà questo, le varie piene successive saranno meno intense e di conseguenza saranno posizionate a una posizione più bassa. Parliamo di questo fiume che va a sbattere durante la piena su questo fronte, vedete, qua c'è la vegetazione, ci sono anche poi dei massi che hanno messo a posto a protezione, ma io voglio farvi vedere questa porzione qua in particolare. Qua la vedete meglio, vedete, è acclive, qua ci sono dei sassi lavati, il fiume quando arriva a questa traiettoria va a sbattere contro questo muraglione e di conseguenza l'oro che è presente all'interno viene trasportato nella prima località di deposizione, e qui si costituisce nel tempo un cuore o più cuori. Ovviamente non tutti i minerali hanno lo stesso peso specifico, l'oro pesa molto, la magnetite e il granato pesano molto meno, e di conseguenza subisce l'oro un trasporto, una deposizione in termini diversi rispetto agli altri minerali. È vero che nel piatto troverete anche magnetite e granato, però dovete pensare che questi più facilmente vengono trasportati in distanza rispetto all'oro, che è molto pesante. Inoltre, sempre vedendo il letto fluviale, in questo caso in sezione, come fosse la nostra fetta di torta al lato della nostra fetta, possiamo anche vedere il risultato dei vortici che avvengono durante le piene a causa della presenza dei sassi. Interessante è che i sassi non sono posizionati appunto in modo casuale nel letto del fiume, bensì considerando il verso e la direzione dell'acqua vengono a posizionarsi in questa struttura detta appunto struttura imbricata. Sono appoggiati gli uni agli altri, ma sempre con il lato con la lunghezza maggiore disposto in questa forma, a formare un angolo acuto rispetto al letto stesso. Questo è importante perché va a formare intanto un arricchimento posteriore, un arricchimento frontale e anche quelli intermedi, grazie al fatto che vanno a sussistere questi vortici. I sassi oppongono
si oppongono appunto al movimento dell'acqua, formano un attrito e quindi l'oro non potrà viaggiare in quei contesti facilmente. Oltretutto è importante dire che l'oro viaggia tendenzialmente come carico di fondo. Durante una piena voi vedete l'acqua marrone, che sono i limi e argille trasportate in sospensione, come carico sospeso. Vedrete esempio delle radici, degli alberi galleggiare come carico galleggiante, ma l'oro tendenzialmente viaggia come carico di fondo. Ecco perché va a concentrarsi tra i sassi. Quello che è importante considerare è che i clasti, cioè i sassi, vibrano. Perché tutto quello che vi ho appena spiegato, compresa l'acqua stessa, fa sì, immaginate le ghiaie anche, succede che tutti questi materiali urtano contro i ciottoli. Anche i ciottoli si spostano, perché possono essere rosi e posizionati un po' più a valle. Però loro cercano di resistere, questa è una struttura imbricata che tende a resistere all'acqua in movimento, alle piene, ovviamente con i suoi limiti. Questi sassi vibrano. Cosa succede? Fa sì che l'oro che saltella, rotola, viene trasportato praticamente a ridosso di questi sassi, va a finire negli anfratti. Questi anfratti non sono chiusi, bensì sono in vibrazione anche loro, a causa del fatto che i sassi sono in vibrazione. I sassi, collidendo a vicenda, si abbradano e di conseguenza tendono a rotondarsi, soprattutto quelli più duri tendono a far arrotondare maggiormente quelli più fragili o addirittura a frantumarli. L'oro in questo contesto viene pizzicato tra i sassi e dal granulo viene schiacciato dentro una pagliuzza. La pagliuzza avrà un comportamento diverso da lì in poi dal punto di vista idrodinamico, fate attenzione. Concludiamo questa video lezione appunto con una domanda che voglio porvi. Ma secondo voi è più interessante e importante trovare l'oro in pianura o in montagna? E perché? E io vi lascio rispondere a questa domanda nei commenti qua sotto, possiamo discuterne. A per mio, dal punto di vista geologico, è più interessante trovare l'oro in montagna, però se uno vuole iniziare questa disciplina, a per mio, in maniera spassionata, deve iniziare dalla pianura. Nella prossima lezione andremo a parlare abbondantemente ancora delle punte, ma in particolare andremo a parlare delle concentrazioni lungo queste località, con degli esempi reali. E quindi io, come sempre, vi consiglio spassionatamente di mettere like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi per rimanere aggiornati. Le diapositive che avete visto sono all'interno di questo libro, Oro e Prospezione, il mio libro, e se volete approfondire ulteriormente i contenuti che io vi ho trattato, c'è anche quest'altro libro di testo, questo invece, ricchissimo di immagini, uscito a dicembre, Oro. Io vi saluto, vi auguro buona giornata e ci vediamo alla prossima video lezione. Qui Matteo Berto e vi saluto.